Do you think Mrs. Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage? Well, there were 3 of us in this marriage, so it was a bit crowded. Il matrimonio tra la principessa Diana e il re Carlo III è sempre stato oggetto di dibattito. Re Carlo si è finalmente fatto avanti e ha deciso di risolvere i problemi con cui ha dovuto fare i conti in passato. Come si sente riguardo a tutto ciò che è accaduto? Re Carlo può cambiare gli errori del passato? Quali segreti saranno rivelati? Guardate il video per scoprire la verità dietro questa storia tumultuosa. La bella storia di Re Carlo. Tuttavia, prima di arrivare alla verità, approfondiremo la storia di Re Carlo in modo che possiate avere una comprensione completa della situazione. Un'intervista rilasciata al The Telegraph nel 1981 ha rivelato che la prima volta che Re Carlo vide la principessa Diana fu un momento straordinario e sorprendente. Egli affermò che si incontrarono nella tenuta di famiglia di Diana Spencer, che si trovava ad Althorp. La tenuta era grande e consisteva in campi aperti ed edifici antichi. Cosa ha reso questo incontro così memorabile? La situazione sembra essere stata presa direttamente da un libro romantico. Fu proprio in un campo arato che si incontrarono per la prima volta e Carlo fu completamente rapito da Diana, energica e bellissima. La giovane vitalità e l'atteggiamento vivace che lei possedeva gli fecero un grande effetto. Era un'occasione insolita per incontrarsi per 2 motivi principali. In primo luogo, Diana aveva solo 16 anni ed era sul punto di diventare legalmente adulta. Carlo, invece, aveva 29 anni. Quindi era molto più vecchio e aveva più esperienza di vita. Tra loro c'era un enorme divario di età di 12 anni, che poteva essere un'indicazione di potenziali difficoltà nella loro relazione in futuro. Nonostante ciò, i 2 continuarono a provare una forte attrazione l'uno per l'altra fin dall'inizio. Inoltre, all'epoca il principe Carlo aveva una relazione con Sarah Spencer, sorella maggiore di Diana, e si recò ad Althorp per partecipare a una festa di tiro organizzata da Sarah. Nonostante la circostanza fosse delicata, Carlo non riuscì a nascondere il suo interesse per Diana. Durante il ricevimento, chiese a Diana di mostrargli la galleria che aveva a casa sua. Da quel momento iniziò l'amicizia tra i 2. Tuttavia, continuarono a essere amici e Carlo riprese il suo legame con Sarah Spencer senza interruzioni. La narrazione, tuttavia, prese una piega che non era stata prevista. Non provava amore per Carlo e non aveva intenzione di sposarlo. Sarah e Carlo decisero quindi di interrompere la loro relazione, aprendo così la strada a Carlo per un futuro con Diana. Le strade di Carlo e Diana si incontrarono ancora una volta non molto tempo dopo, durante i festeggiamenti per il 30º compleanno del principe Carlo. I 2 non si videro molto spesso fino a 2 anni dopo questo incontro, nonostante si fossero conosciuti. Questa volta si incontrarono a una festa in casa organizzata da Philip de Pass, che era un amico di entrambi. Ci fu un evento che ebbe luogo. Il prozio di Charles, Lord Louis Mountbatten, morì. Carlo fu profondamente colpito dallo shock e dall'angoscia che si verificarono in seguito a questa perdita, che portò anche a qualcos'altro. La vulnerabilità mostrata da Carlo ebbe una profonda impressione su Diana, come lei stessa ha raccontato nel suo libro, Diana, usando le sue parole. Al funerale di Lord Mountbatten, lo vide in uno stato di profonda tristezza, che le suscitò simpatia e la spinse a provare un enorme desiderio di consolarlo. Le sue parole di gentilezza colpirono Carlo, rendendo possibile la nascita di un legame emotivo tra i 2. Dopo un po' di tempo, Diana rivelò di non aver mai riscontrato un interesse così serio da parte di un uomo e si sentì completamente sopraffatta dalle inaspettate attenzioni di Carlo. Nonostante l'ansia iniziale, Diana si calmò rapidamente e si sentì a suo agio con il legame che si stava sviluppando, e la loro storia d'amore progredì piacevolmente. Il principe Carlo, invece, era completamente innamorato di lei e desiderava darle l'opportunità di partecipare ad alcune delle sue attività preferite, come la pesca. Carlo inviò a Diana un invito a visitare la magnifica tenuta che la sua famiglia possedeva in Scozia, Balmoral, per dimostrare la serietà della loro relazione. L'importanza di questo gesto non può essere sopravvalutata e, per fortuna, la loro relazione vorticosa riuscì ad attirare l'attenzione di tutta Internet. L'inizio del problema era proprio lì, anche se all'epoca non ne erano consapevoli. Per questo motivo, nessuno fu davvero sorpreso quando Charles chiese alla sua fidanzata di sposarlo dopo che stavano insieme da soli 6 mesi, con un grande spettacolo che ha entusiasmato tutti.
I due hanno dato l'annuncio formale del loro fidanzamento il 24 febbraio 1981. Soprattutto durante la loro intervista congiunta, quando non poté fare a meno di vantarsi del suo grandissimo principe. Diana era così al settimo cielo da non riuscire a contenere la sua felicità. Durante il viaggio verso l'Australia, Carlo condivise con Diana un dettaglio accorato della sua proposta di matrimonio, nella speranza di darle l'opportunità di contemplare il loro futuro insieme. Tuttavia, la pronta affermazione di Diana lo colse di sorpresa e dimostrò la sua ferma dedizione alla causa. Diana dovette prepararsi per il suo nuovo lavoro di fidanzata reale quando fu annunciato ufficialmente il fidanzamento. Si lasciò alle spalle la sua vita precedente ed entrò a Clarence House, segno che era pronta ad accettare il suo destino reale, e lo fece in modo elegante. Diana mostrò il suo grande senso dell'eleganza e mise in mostra l'anello di fidanzamento mozzafiato che portava al dito durante la loro prima apparizione pubblica insieme. A differenza di qualsiasi altro anello, questo anello era unico, ispirato a una spilla che il principe Alberto aveva regalato alla regina Vittoria nel 1840. Racchiudeva in sé una storia ricca di tradizione. Indossando con orgoglio questo importante gioiello, Diana non solo comunicò il suo amore per Carlo, ma dimostrò anche di essere pronta a ricoprire una posizione all'interno della famiglia reale. Questo segnò l'inizio della loro magica avventura insieme. Quel viaggio, tuttavia, non sarebbe stato affatto piacevole. Anche se non sembrava che Carlo amasse sua moglie, riuscì comunque a lasciarselo sfuggire in un'intervista che divenne famosa. Un commento controverso è stato fatto dal principe Carlo durante l'intervista e ruotava intorno all'idea che l'amore fosse diventato un punto di riferimento per la percezione della loro relazione. Che cosa ha detto esattamente che ha portato a una tale quantità di problemi da quando si sono fidanzati? Si sono trovati di fronte a domande sulle loro emozioni e Diana non si trattenne quando si trattò di esprimere i suoi sentimenti per Carlo. Solo che lui ha aggiunto qualsiasi cosa significhi essere innamorati, piuttosto che Charles che fa la stessa cosa. Da quel momento in poi, l'opinione pubblica osservò ogni loro azione. Nonostante ciò, i due procedettero con i preparativi per il matrimonio, con Diana che continuava a mantenere l'ottimismo per il loro futuro insieme. Tuttavia, dietro le quinte c'erano incertezze persistenti. Le scoperte fatte da Andrew Morton nel controverso libro di memorie di Diana, Her True Story in Her Own Word, pubblicato nel 1992, hanno messo in luce le sfide che Diana dovette affrontare nel periodo precedente al matrimonio. È stato rivelato che Diana aveva preso in considerazione la possibilità di annullare completamente il matrimonio. La scoperta di un braccialetto che avrebbe dovuto essere regalato a Camilla Parker Bowles, l'ex fidanzata di Carlo, solo pochi giorni prima che la coppia si sposasse, portò le sue preoccupazioni ad un punto di ebollizione. Diana fu colta da un turbine di emozioni a causa di questa notizia che la sconvolse. Diana riuscì a trovare la forza di andare avanti con il matrimonio grazie all'incoraggiamento e al sostegno di lei, che la incoraggiò a mettere da parte le incertezze e le ansie. Lei e sua sorella hanno organizzato una festa nuziale speciale a Clarence House la sera prima del grande giorno. Durante questo periodo poterono interagire tra loro e sostenersi a vicenda nell'eccitazione e nel nervosismo che stavano vivendo. Nel bel mezzo di questo periodo carico di emozioni, Carlo fece qualcosa di molto commovente per Diana. Il regalo che le fece fu un anello con sigillo di Buckingham Palace con le piume del principe di Galles. Inoltre, incluse un messaggio accorato in cui esprimeva il suo piacere per lei e il suo entusiasmo per il loro futuro insieme. Poi si è svolto il matrimonio, la cerimonia del matrimonio. La Cattedrale di St. Paul's Cathedral di Londra è stata la location del loro matrimonio, che si è svolto il 29 luglio 1981. La notizia è stata così significativa da catturare l'attenzione delle persone in tutto il mondo. Nella storia della famiglia reale britannica, un evento significativo e di lunga durata ha fatto la storia. Un individuo del Regno Unito stava per sposare una persona che era in linea di successione per diventare re per la prima volta in 300 anni. Ben 750 milioni di persone provenienti da 74 paesi diversi si sono sintonizzate per assistere al matrimonio, rendendolo uno degli eventi più seguiti della storia. La famiglia reale britannica è stata una fonte di fascino per il grande pubblico, e questo matrimonio è stato una meravigliosa occasione per celebrare l'amore e la tradizione. Secondo quanto riportato,
Il matrimonio sarebbe costato oltre 48 milioni di dollari, diventando così uno dei matrimoni più costosi della storia. Tuttavia, tutto questo splendore aveva un prezzo elevato. Sembrava uscita da una fiaba con il suo abito da sposa, incredibilmente magnifico. La principessa Diana aveva un aspetto semplicemente stupefacente. L'abito è stato realizzato in seta d'avorio e comprendeva squisiti ricami a mano e più di 10.000 minuscole perle cucite al suo interno. C'era anche il diadema Spencer, una reliquia di famiglia che Lady Sarah e Lady Jane, le sorelle di Diana, avevano indossato in occasione dei loro matrimoni. Questo è stato il coronamento della giornata. Diana è apparsa in uno stato di gioia assoluta mentre percorreva la navata e ha dichiarato di sentirsi la persona più fortunata del mondo nel suo giorno speciale. Mentre era accanto alla moglie all'altare, il principe Carlo è stato sopraffatto dall'emozione durante l'intera cerimonia. In una lettera inviata al suo amico intimo, il principe Charles ha dichiarato che in alcune occasioni ha avuto la sensazione di versare lacrime di gioia. Come mai le cose sono passate dall'essere buone per la coppia ad essere in un'altra direzione? Rimandiamo a dopo. Secondo il New York Times, Carlo e Diana hanno ricevuto circa 3.000 regali dal momento dell'annuncio del fidanzamento fino al giorno del matrimonio. I Reagan presentarono una straordinaria coppa di vetro, Cartier un delizioso orologio e il principe ereditario Fahd dell'Arabia Saudita uno splendido gioiello. Questi erano solo alcuni degli oggetti stravaganti che facevano parte della collezione. Ci sono stati alcuni problemi con il loro matrimonio, nonostante sia stato un evento magnifico e piacevole. Ci sono stati alcuni piccoli errori che hanno contribuito all'intrigo generale della situazione. Diana ha deciso di escludere la parola obbedire dalle sue promesse. Oltre a questo, commise una serie di altri errori. Nel corso delle promesse, Diana commise un piccolo errore nel nominare Carlo. Non era solo Diana a faticare a ricordare le promesse. Inoltre, anche Charles ha incespicato nelle sue frasi. D'altra parte, questi piccoli errori sono serviti a infondere un po' di divertimento in questa splendida giornata. Chi ha indovinato? Nel giorno delle nozze, anche i reali provano sentimenti di ansia. Quando Carlo non ha baciato Diana dopo lo scambio delle promesse, un rituale che tutti attendono con ansia, è stato uno dei momenti più memorabili del loro matrimonio. Che errore! In compenso, si sono fatti perdonare con un bacio tenero e non programmato sul balcone di Buckingham Palace, che ha deliziato il pubblico di 600.000 persone che si era riunito all'esterno. La parte formale della giornata si è conclusa in modo meraviglioso e, di conseguenza, l'amore di tutti per loro è diventato ancora più forte. Il primo anno di matrimonio sembrò essere pieno di amore e felicità, a partire dalla luna di miele, nonostante ci fossero alcuni segnali di tensione nel loro rapporto. Il viaggio, iniziato con un viaggio sullo yacht Reale Britannia, fu una grande avventura che durò complessivamente 3 mesi. Tra l'opulenza e il romanticismo che li circondava, salparono per destinazioni lontane come l'Egitto e le isole greche. Dopo aver attraversato l'oceano, Carlo e Diana si diressero verso il castello di Balmoral, in Scozia, dove prenotarono una confortevole residenza di caccia per il loro soggiorno. Fu lì, in mezzo al paesaggio mozzafiato della Scozia, che si godettero la reciproca compagnia e crearono ricordi insieme. Diana arrivò a scrivere una lettera alla sua segretaria, esprimendo il suo entusiasmo per il recente matrimonio della coppia e affermando che la loro luna di miele era stata impeccabile. Al suo ritorno, Diana si adattò rapidamente al suo nuovo status di principessa e iniziò a partecipare agli impegni pubblici al fianco di Carlo. Un evento significativo fu la loro partecipazione all'inaugurazione del Parlamento. Questa fu la prima apparizione pubblica che fecero insieme dopo il matrimonio. Grazie alle loro apparizioni pubbliche, che dimostrarono che erano una coppia felice, l'affetto della monarchia britannica nei loro confronti divenne ancora più forte. Mentre Diana era impegnata in tutti i suoi obblighi reali, ricevette una notizia incredibile. In quel periodo portava in grembo il loro primo figlio. È un giovane maschio, è il primo figlio della principessa del Galles. L'arrivo del Royal Baby ha entusiasmato il pubblico di tutto il mondo, che non vedeva l'ora che arrivasse. Dietro tutto l'entusiasmo, però, Diana aveva difficoltà a gestire le proprie emozioni. Oltre a sentirsi a disagio, aveva l'impressione di non essere abbastanza brava. In quel periodo cercò di attirare l'attenzione del marito, ma lui non rispose. Fortunatamente,
Né lei né il bambino riportarono lesioni a seguito dell'incidente. I figli di Diana nacquero e gli eventi che seguirono furono una serie di avvenimenti. Il 21 giugno 1982, il principe Carlo e la principessa Diana divennero genitori per la prima volta. Aspettavano un figlio da oltre 10 anni. Il principe William ha offerto loro una grande gioia, che ha rafforzato ancora di più il loro legame, nonostante i tempi difficili che sapevano essere all'orizzonte. In deroga alla prassi abituale delle famiglie reali, Diana decise di far nascere William al St. Mary's Hospital di Londra piuttosto che a Palazzo. Per questo motivo, molti iniziarono a speculare e a chiedersi se Diana stesse cercando di sfidare le regole della famiglia reale. La presenza di Carlo in sala parto ha avuto un grande significato per la famiglia reale. Durante il periodo del parto di Diana, Carlo rimase al suo fianco e la sostenne indipendentemente dalle circostanze. Nonostante le cose si siano fatte difficili e William abbia dovuto essere indotto, Carlo è rimasto, fornendo sostegno emotivo e parole di incoraggiamento. Carlo era in estasi non appena William fu messo al mondo. Una lettera ancora più toccante fu inviata da Carlo alla sua madrina, in cui esprimeva quanto la nascita di William significasse per lui e come l'essere presente per Diana rafforzasse ancora di più il loro legame. Nelle corrispondenze private pubblicate nel 1994 come parte di una biografia autorizzata scritta da Jonathan Dimbleby e intitolata The Prince of Wales, a biography, Carlo espresse la sua gioia e il suo piacere di essere padre. Da queste corrispondenze risulta evidente che Carlo era molto eccitato all'idea di diventare padre. Diana, che gli era grata per l'assistenza, riuscì anche a intravedere la sua felicità. La lieta notizia è che Diana ha dato alla luce il principe Harry nel settembre 1984, 2 anni dopo la nascita del principe William. Questa volta non c'è stata alcuna eccitazione associata al fatto che abbia dato alla luce suo figlio. Carlo fu insoddisfatto quando scoprì che Diana avrebbe dato alla luce un figlio maschio, poiché sperava di avere una figlia femmina. Nonostante il battesimo di Harry, l'insoddisfazione di Carlo era evidente. Informò la madre di Diana che credevano di avere una figlia. La successiva biografia di Diana ha fatto luce sui modi in cui il dispiacere di Carlo ha influito su di loro e sul loro matrimonio. La delusione che provava portò allo sviluppo di una tensione che alla fine si ripercosse su di loro. La lotta di Diana per adattarsi alla vita da principessa. Tuttavia, il fatto che Diana avesse difficoltà ad adattarsi all'intenso scrutinio del pubblico e alle responsabilità derivanti dalla vita reale non aiutava le cose. Oltre a questa tensione, Diana dovette affrontare la relazione di Carlo con Camilla. Questo fece sì che la rabbia di Diana nei suoi confronti raggiungesse l'apice, portando alla fine allo scioglimento della loro relazione. Nonostante ciò, era fermamente intenzionata a salvare il suo matrimonio. Camilla la affrontò nel 1989 e la pregò coraggiosamente di interrompere quella relazione. Tuttavia, i suoi sforzi furono inutili. Nonostante gli sforzi di Diana, Carlo e Camilla continuarono il loro legame, che servì solo ad esacerbare l'angoscia e il tormento emotivo di Diana. Quando, nel 1989, si scoprì che una telefonata privata tra il principe Carlo e Camilla era stata divulgata. Il legame segreto tra i due divenne di dominio pubblico. Camilla Gatt fu il nome della conversazione scandalosa, che fece rapidamente il giro del mondo e sconvolse chi leggeva i giornali scandalistici di tutto il mondo. I particolari della relazione tra Carlo e Camilla, rivelati inizialmente in Germania e in Australia, sono diventati rapidamente un grande argomento di discussione nel Regno Unito. Poiché Camilla era fidanzata con il futuro re, ricevette molte attenzioni e la sua reputazione ne risentì. Camilla era già sposata all'epoca. Il principe Carlo fece una mossa mai fatta prima e parlò dell'incidente in un'intervista televisiva in diretta con Jonathan Dimbleby. Questo fu fatto per riparare all'effetto che era stato fatto all'immagine della monarchia. Carlo confessò di essere stato fedele a Diana fino al punto in cui la loro relazione si era completamente incrinata. Questa confessione aperta e onesta mise a nudo i difetti del loro matrimonio, illuminando i problemi fondamentali che li avevano portati ad allontanarsi l'uno dall'altra. Durante l'intervista rilasciata a Panorama sulla BBC 1 nel 1995, la principessa Diana parlò coraggiosamente delle difficoltà che stavano incontrando nel loro matrimonio. Con una combinazione di fragilità e forza ha fatto un velato riferimento a Camilla.
lasciando intendere che ci fosse una terza persona. Un gran numero di persone si è commosso per i commenti di Diana, che hanno fornito uno sguardo sulla sofferenza e sul tradimento che aveva subito. Camilla e il marito hanno annunciato la loro intenzione di divorziare mentre la controversia era in corso, il che ha alimentato il sospetto che Carlo e Diana stessero per divorziare nel prossimo futuro. In mezzo a tutto questo sconvolgimento, cominciarono a circolare notizie sulla relazione personale di Diana con il capitano dell'esercito James Hewitt, iniziata nel 1986 e durata 4 anni. L'impressione del pubblico sulla famiglia reale fu ulteriormente scossa dalle scoperte di Hewitt. Un'altra opzione non era disponibile. I due furono costretti ad andare per la loro strada. La separazione della principessa Diana e del principe Carlo. È stato un evento significativo nella storia della famiglia reale britannica, quando, il 9 dicembre 1999, è stato annunciato il divorzio tra la principessa Diana e il principe Carlo. Per porre fine alle voci che circolavano sul loro matrimonio, il primo ministro John Major riferì davanti alla Camera dei Comuni. Egli disse che Diana e Carlo si sarebbero separati, ma che avrebbero continuato a crescere insieme i loro figli, William e Harry. La distanza emotiva e fisica tra loro era dimostrata dal fatto che Carlo si trovava a Londra mentre Diana era in un altro luogo. Ci sono state speculazioni persistenti sul fatto che le relazioni extraconiugali abbiano avuto un ruolo nella dissoluzione del loro matrimonio, nonostante Buckingham Palace abbia negato che ci sia stata la partecipazione di una terza parte nella separazione. Le trascrizioni di una telefonata registrata tra Diana e l'amico James Gilby hanno aumentato le congetture. Vennero sollevati dubbi sui contatti di Diana al di fuori del matrimonio. L'improvvisa e inaspettata apparizione di Diana e Carlo insieme alla cerimonia commemorativa del 30 maggio 1993 alimentò le aspettative di una riconciliazione tra i due. I due sono arrivati insieme a bordo del Royal Yacht Britannia e sono apparsi di buon umore quando hanno partecipato alla funzione, il che ha fatto sperare a molti che il loro matrimonio potesse essere in via di guarigione. Tuttavia, questa speranza fu di breve durata perché fu l'ultima volta che la coppia apparve in pubblico insieme in quella particolare occasione. Ci sono stati alcuni casi in cui Diana e Carlo sono apparsi in pubblico insieme, come durante la tradizionale passeggiata natalizia a Sandringham, ma i loro stili di vita sono diventati sempre più distinti nel corso del tempo. Mentre Carlo si occupava delle sue responsabilità reali, Diana si concentrava sul suo lavoro per le organizzazioni di beneficenza e sui discorsi pubblici. Nonostante le difficoltà sorte dalla loro separazione, entrambi rimasero dediti alle loro posizioni all'interno della famiglia reale, mantenendo un sano equilibrio tra la loro vita privata e le loro responsabilità pubbliche. Poi, a un certo punto, arrivò il momento. Il loro divorzio è ora possibile. Il 20 dicembre 1995, la regina Elisabetta II diede la notizia che forse avrebbero divorziato. Alla fine, il matrimonio tra i due è stato formalmente interrotto. Dopo averci pensato per un po', Diana giunse infine alla conclusione di andare fino in fondo. Il 29 febbraio 1996, una portavoce di Diana dichiarò che aveva acconsentito al divorzio. Per discutere della questione, si riunirono a St. James's Palace. Nel corso di alcuni mesi, Diana e Carlo discussero di vari argomenti, tra cui le finanze e chi sarebbe stato responsabile dell'educazione dei loro figli. William e Harry. Il riconoscimento del suo legame con la stirpe reale la portò a ricevere il titolo di principessa del Galles, nonostante avesse perso il titolo di Sua Altezza Reale. È stato detto che questa scelta fu controversa, con Carlo che sostenne l'abolizione del titolo di Altezza Reale, nonostante la regina avesse inizialmente intenzione di permettere a Diana di mantenerlo. Diana ottenne la stabilità finanziaria e la libertà personale come parte del suo risarcimento. Diana poté continuare a svolgere le sue attività di beneficenza e a viaggiare grazie al fatto che poté mantenere i suoi appartamenti a Kensington Palace e l'accesso ai jet della famiglia reale. Inoltre, le è stato concesso di utilizzare le stanze di stato di St. James's Palace a scopo di intrattenimento, il che dimostra l'intenzione della regina di mantenere il coinvolgimento di Diana nel regno reale, anche se a titolo limitato. L'accordo prevedeva un significativo pagamento, una tantum di $22,5 milioni in contanti,
che costituiva l'elemento centrale. Questo pagamento garantì a Diana l'indipendenza finanziaria. Successivamente, il 15 luglio 1996, il tribunale dichiarò il divorzio ufficiale. Quel giorno, Diana ebbe un momento difficile. Pur provando molti sentimenti, le fu chiesto di assistere a uno spettacolo di balletto. Nonostante i suoi sforzi per mantenere la compostezza in pubblico, si confidò con il cognato, Sir Robert Fellows, sulle emozioni che stava veramente provando. Dopo la rottura della loro relazione, Diana e Carlo si dedicarono entrambi ai loro impegni personali. Oltre a fare volontariato presso gli ospedali e a impegnarsi per i temi che le stavano a cuore, Diana ha dedicato il suo tempo ad attività di beneficenza. Con l'assistenza del voice coach Peter Seattle, lavorò anche per aumentare la sua capacità di comunicare efficacemente in pubblico. Il divorzio, d'altra parte, continuò ad avere effetti su Diana. Le relazioni della principessa Diana dopo il divorzio. Diana continuò ad avere accesso ai suoi gioielli anche dopo il divorzio dal principe Carlo, il che le permise di mantenere un legame con la sua eredità reale. Non solo aveva accesso ai viaggi aerei reali e governativi, ma godeva anche di una protezione continua da parte del Royalty Protection Group della Metropolitan Police. Si trattava di un accordo molto importante. Oltre a garantire la sua sicurezza durante i viaggi e le attività di beneficenza, questa protezione evidenziava la sua posizione eccezionale di donna benvoluta e importante. Diana ha visto il divorzio come un'opportunità di sviluppo personale e una possibilità di creare la propria identità, e ha abbracciato la sua nuova vita con un atteggiamento positivo e resiliente durante tutto il processo. Diana iniziò una relazione sostanziale con il Dott. Hasnat Khan, un chirurgo cardiaco e polmonare che aveva conosciuto nel settembre 1995, non molto tempo dopo aver divorziato dal marito. I due si sono impegnati a mantenere l'anonimato per tutta la durata della loro relazione, che è durata 2 anni. Nonostante i loro sforzi, alla fine i media si accorsero della loro relazione. Khan non si sentiva a suo agio con l'attenzione pubblica che derivava dalla frequentazione di Diana, il che portò alla fine della loro storia d'amore. Diana lo soprannominava amorevolmente Mr. Wonderful, ma in realtà la loro relazione finì. Durante la relazione con Khan si dice che Diana sia stata vicina a diversi altri uomini. Il mercante d'arte sposato Oliver Hoare, il giocatore di rugby Will Carling e l'investitore di private equity Theodore J. Forstman erano tra coloro che partecipavano a questo incontro. D'altra parte, queste affermazioni sono rimaste per lo più non provate e Diana ha negato di aver avuto contatti sentimentali con Hoare. Diana ha avuto una relazione sentimentale anche con Dodi Fayad, produttore cinematografico e figlio del milionario Mohammed Al-Fayad. I media prestarono molta attenzione al loro legame, che si tradusse in una relazione molto pubblicizzata. Durante l'estate del 1997, mentre Diana e Dodi trascorrevano un periodo nel sud della Francia sulla barca Ionical della famiglia Fayad, i paparazzi erano sempre alla ricerca di loro. I due fecero un viaggio a Parigi per trovare un po' di pace lontano dai paparazzi, e fu lì che la loro storia d'amore ebbe una fine sfortunata. Il 31 agosto 1997, Diana e Dodi rimasero coinvolti in un incidente automobilistico a Parigi e morirono entrambi. Fu un finale devastante per la vorticosa storia d'amore che c'era stata tra loro. La tragica morte di Diana e Dodi, che ha posto fine alla loro affettuosa relazione, ha lasciato un vuoto nei cuori di milioni di persone e ha gettato il lutto sull'intera comunità mondiale. È una grande tragedia che Diana sia morta in un momento in cui la prospettiva di un ricongiungimento con il marito, il principe Carlo, che le era stato a lungo estraneo, sembrava a portata di mano. Diana stava festeggiando il suo 35° compleanno quando il principe Carlo le fece visita senza preavviso a Kensington Palace. Questo avvenne pochi giorni prima della tragedia. C'è stato un sorprendente contrasto tra il legame teso che esisteva tra loro negli ultimi anni e lo scambio spensierato e divertente che ha avuto luogo durante la loro riunione. Diana, in un momento di leggerezza, disse che Carlo stava venendo a portarle via i suoi arredi, provocando le risate di chi le stava intorno. Entrambi hanno bevuto insieme un bicchiere di tè Earl Grey. Se fosse stata in vita, sarebbe stato possibile per loro fare ammenda? Il funerale della principessa Diana, a cui hanno partecipato funzionari e persone in lutto da tutto il mondo, ha segnato la conclusione di un'era
e l'inizio di un nuovo capitolo nella storia della famiglia reale. Il fatto che il principe Carlo fosse presente alla sepoltura è servito a ricordare il rapporto coalizzato che aveva con l'ex moglie. D'altra parte, il problema è stato causato dalla scelta dell'abbigliamento che indossava. Ha scelto di indossare un abito blu scuro al posto dei più tipici abiti neri da lutto. Tuttavia, dietro questa decisione apparentemente strana si nascondeva un messaggio più profondo. La decisione di Carlo di rispettare Diana indossando l'uniforme della Marina è stato un gesto profondamente commovente. Un modesto riconoscimento delle preferenze e delle aspirazioni di lei. Un gesto di rispetto e di ricordo che la diceva lunga sul loro passato e sul legame che condividevano. Un gesto che dimostrava la profondità del loro rapporto. Secondo voi, cosa ne pensate del